Ciao a tutti e benvenuti alla 16ª puntata della nostra serie Quiz Patente B. In questo episodio affronteremo 30 nuove domande, con spiegazioni chiare e facili da capire per ciascuna. Alla fine del video saprai subito se sei davvero pronto per l'esame. Se ti è utile, iscriviti al canale, lascia un mi piace, commenta e condividi. Cominciamo con la prima domanda. In presenza del segnale raffigurato si deve dare la precedenza ai veicoli che provengono dal senso opposto. Falso. Il segnale mostrato indica diritto di precedenza nei sensi unici alternati. Si incontra prima di una strettoia o di un tratto in cui può passare una sola fila di veicoli, per esempio in presenza di lavori o di un restringimento della carreggiata. In questo caso, la precedenza spetta al nostro senso di marcia, mentre i veicoli provenienti in senso contrario devono attendere e lasciarci passare. Tuttavia il diritto di precedenza non autorizza a impegnare la strettoia a occhi chiusi. Occorre avanzare con prudenza e verificare che l'altro flusso si fermi davvero e ci conceda il passaggio. Una zona a traffico limitato è un'area nella quale è consentito solo il transito di ciclomotori e biciclette. Falso. La zona a traffico limitato, in breve, è un'area in cui l'accesso e la circolazione dei veicoli possono essere limitati, non perché possano entrare solo ciclomotori e biciclette, ma perché possono circolare soltanto i veicoli autorizzati e, spesso, solo in determinate fasce orarie. In pratica, la limitazione riguarda le categorie ammesse, per esempio residenti, mezzi di servizio, trasporto pubblico, veicoli con permessi specifici. Non un'esclusiva riservata a ciclomotori e biciclette. L'uso corretto della strada comporta che si usino in ogni caso i proiettori a luce abbagliante. Falso. I proiettori a luce abbagliante servono ad aumentare la visibilità a lunga distanza, ma non si usano in ogni caso. Si impiegano soprattutto fuori dai centri abitati, quando l'illuminazione pubblica manca oppure è insufficiente e non ci sono altri utenti che potrebbero essere abbagliati. Quando invece si incrociano veicoli, si segue un veicolo a breve distanza, oppure c'è il rischio di abbagliare altri conducenti o pedoni, gli abbaglianti devono essere sostituiti con i proiettori a luce anabbagliante. Il segnale raffigurato obbliga i conducenti a circolare secondo il verso indicato dalle frecce. Vero. Il segnale rappresenta l'obbligo di rotatoria. Indica che ci si sta immettendo in un'intersezione in cui la circolazione avviene attorno a un'isola centrale e deve svolgersi nel senso mostrato dalle frecce. Di conseguenza, non è consentito percorrere la rotatoria in senso opposto né tagliare l'isola centrale. Si entra, si gira seguendo il verso prescritto e si esce prendendo l'uscita desiderata con una manovra regolare e prudente. Il segnale, inoltre, vale per tutti i veicoli, non è riservato solo a particolari categorie. Il segnale raffigurato vieta il transito ai quadricicli a motore. Falso. Il segnale in figura è un segnale di divieto e indica il divieto di transito ai motocicli. Di conseguenza, la circolazione è vietata alle moto di qualunque cilindrata, mentre resta consentita ad altre categorie di veicoli, tra cui tricicli e quadricicli a motore, oltre alle autovetture, e, in generale, ai veicoli che non rientrano nella categoria motocicli. Il pannello integrativo in figura indica l'orario per il deposito della spazzatura. Falso. Il pannello integrativo mostrato, con l'indicazione dei giorni dal lunedì al venerdì e della fascia oraria dalle 21 alle 4, insieme al simbolo della spazzatrice, serve a precisare quando vengono effettuate le operazioni di pulizia meccanica della strada. In genere è collocato sotto un segnale di divieto di sosta, perché in quelle ore la sosta deve essere evitata. Lasciare l'area libera consente ai mezzi di pulizia di passare e di operare correttamente. Non riguarda quindi il conferimento dei rifiuti, ma la pulizia della carreggiata.
Le donne in stato di gravidanza con particolari condizioni di rischio certificate non sono obbligate ad agganciare la cintura di sicurezza. Vero. La regola generale è che la cintura di sicurezza va agganciata, sia dal conducente sia dai passeggeri, perché riduce in modo decisivo il rischio di lesioni gravi in caso di urto o frenata improvvisa. Tuttavia, esistono alcune situazioni eccezionali in cui l'obbligo può venire meno per motivi sanitari documentati. Tra queste rientrano le donne in gravidanza che, solo se presentano particolari condizioni di rischio legate all'uso della cintura e tali condizioni sono certificate, possono essere esentate dall'allacciarla. In altre parole, non è la gravidanza in sé a far venir meno l'obbligo. L'esenzione dipende dalla presenza di un rischio specifico attestato con certificazione, che va anche resa disponibile in caso di controllo. Il segnale raffigurato vieta il transito ai veicoli che trasportano merci deperibili. Falso. Il segnale indica il divieto di transito ai veicoli che trasportano merci pericolose, riconoscibili anche dal pannello arancione che contraddistingue questo tipo di trasporto. La prescrizione riguarda quindi i veicoli che trasportano sostanze che possono creare un pericolo rilevante in caso di incidente, come combustibili, materiali tossici o corrosivi. Non riguarda invece i veicoli che trasportano merci deperibili, come alimenti freschi, né i veicoli con furgone frigorifero. Queste merci non rientrano nel concetto di merce pericolosa, richiamato dal segnale. Nella situazione rappresentata in figura, il veicolo T passa per primo. Vero. Nell'incrocio illustrato, il veicolo T è un tram. I veicoli su rotaia, in assenza di indicazioni diverse, hanno priorità di transito rispetto agli altri veicoli. Per questo motivo, anche se gli altri conducenti hanno intenzioni di svolta o di attraversamento, devono prima lasciar passare il tram. Dopo il tram, l'ordine di passaggio corretto nella figura è T, poi G, poi P, infine B. Il veicolo G attende soltanto il tram. Il veicolo P deve dare precedenza al tram e a G. Il veicolo B, oltre a dover rispettare la precedenza, effettua una svolta che lo porta comunque ad attendere gli altri veicoli in conflitto, risultando l'ultimo a transitare. Il segnale raffigurato indica l'avvicinarsi di un casello autostradale. Falso. Il segnale raffigurato è un segnale temporaneo legato alla gestione delle corsie in presenza di lavori stradali. Serve a indicare come devono essere utilizzate le corsie disponibili dalle diverse categorie di veicoli. Nella configurazione mostrata, gli autocarri con massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate devono impegnare la corsia di destra, mentre gli altri veicoli possono utilizzare entrambe le corsie. Per questo motivo il segnale non ha il significato di preavvisare un casello autostradale. Il suo scopo è organizzare la circolazione nel tratto interessato dal cantiere, evitando manovre improprie e riducendo il rischio di intralci. La spia della pressione dell'olio è di colore rosso. Vero. La spia che segnala la pressione dell'olio di lubrificazione del motore è normalmente rossa, perché comunica un'anomalia potenzialmente grave. Se durante la marcia questa spia si accende, significa che la pressione dell'olio è insufficiente e il motore rischia di danneggiarsi rapidamente. In modo prudente, bisogna fermarsi appena possibile in sicurezza e spegnere il motore, verificando poi la causa, per esempio livello d'olio troppo basso, perdita, problema alla pompa dell'olio. In generale, il colore rosso è associato a segnalazioni che richiedono un intervento immediato. Il segnale raffigurato è un segnale di precedenza. Vero. Il segnale preannuncia un incrocio in cui una strada secondaria si mette da destra. Chi proviene da quella strada deve regolarsi in modo da non intralciare la circolazione sulla strada principale. Per questo motivo è considerato un segnale legato alla precedenza, perché comunica che, nell'intersezione imminente, il conducente che procede sulla strada rappresentata come principale mantiene la priorità rispetto ai veicoli che arrivano dalla destra. In ogni caso, la presenza del segnale richiede guida prudente e velocità moderata,
poiché negli incroci può verificarsi il comportamento scorretto di altri utenti. Quando stanno per riprendere la marcia dopo un arresto al semaforo, i conducenti di autocarri possono facilmente avvistare pedoni o ciclisti che affiancano e sfiorano la parte anteriore dei propri veicoli. Falso. Gli autocarri possono presentare una visuale limitata nella zona immediatamente davanti al veicolo, anche a causa della conformazione del parabrezza e della cabina. Per questo, un pedone o un ciclista che si avvicina troppo alla parte anteriore, oppure che si affianca molto vicino, può rimanere fuori dal campo visivo del conducente proprio nel momento in cui il mezzo sta per ripartire dopo il semaforo. La condotta corretta, quindi, è considerare possibile la presenza di utenti vulnerabili nascosti davanti al veicolo e riprendere la marcia solo dopo un controllo accurato e prudente. Lo spazio di frenatura diminuisce se la strada è in salita. Vero. Lo spazio di frenatura è la distanza percorsa da quando si inizia a frenare fino all'arresto del veicolo. Se la strada è in salita, la componente del peso tende a trattenere il veicolo, cioè si oppone al suo avanzamento. In pratica, la salita contribuisce ad aumentare la decelerazione complessiva e, a parità di condizioni, velocità, pneumatici, fondo stradale e impianto frenante, il veicolo tende a fermarsi in meno spazio. Per lo stesso motivo, in discesa lo spazio di frenatura tende ad aumentare, perché la gravità favorisce l'avanzamento e rende più difficile arrestare il veicolo nello stesso tratto. A volte ci si espone a situazioni più rischiose di quelle che si è in grado di gestire. Vero. Nella guida reale può accadere che una persona sopravvaluti le proprie capacità, oppure sottovaluti il pericolo presente in una determinata situazione. Questo porta per esempio a prendere decisioni troppo ottimistiche, come impegnare un incrocio senza avere un margine sufficiente, accodarsi troppo vicino, oppure accelerare, pensando di avere pieno controllo. L'affermazione è vera, perché riconosce un limite umano. Non sempre valutiamo con precisione ciò che sappiamo gestire, soprattutto quando entrano in gioco fretta, pressione esterna, ansia o eccessiva sicurezza. Per ridurre il rischio, l'approccio corretto è scegliere la condotta più prudente. Se non si è certi di poter compiere una manovra in sicurezza, è preferibile rinunciare e attendere condizioni più favorevoli. Il segnale raffigurato preannuncia un semaforo con disposizione delle luci in verticale. Vero. Il segnale raffigurato è un segnale di pericolo che avvisa dell'avvicinarsi di un impianto semaforico con le luci disposte in verticale, cioè con il rosso in alto, il giallo al centro e il verde in basso. La sua funzione è far capire in anticipo che, poco più avanti, la circolazione può essere regolata dal semaforo e che potrebbe rendersi necessario fermarsi. Per questo è opportuno moderare la velocità e mantenere un margine di sicurezza per arrestarsi senza frenate brusche. In molte situazioni, specialmente fuori dai centri abitati, è collocato prima del semaforo a una distanza di avviso tipica. Con freni squilibrati si manifesta in genere un surriscaldamento del liquido refrigerante del motore. Falso. I freni squilibrati indicano un funzionamento non uniforme dell'impianto frenante. In frenata può accadere che freni di più un lato rispetto all'altro, con conseguente sbandamento del veicolo o bloccaggio anticipato delle ruote di un lato. Inoltre, lo squilibrio può favorire un'usura irregolare del battistrada degli pneumatici e rendere la frenata meno stabile e meno controllabile. Il surriscaldamento del liquido refrigerante invece riguarda il sistema di raffreddamento del motore, circolazione del liquido, radiatore, termostato, livello del refrigerante, e non è un effetto tipico dello squilibrio dei freni. Per questo l'affermazione è considerata non corretta. Il problema freni squilibrati si manifesta soprattutto come perdita di stabilità in frenata, non come aumento della temperatura del liquido di raffreddamento. Il segnale raffigurato viene posto in vicinanza della frontiera italiana, visibile dai conducenti provenienti dallo stato estero. Vero.
Il pannello indica i limiti massimi generali di velocità in vigore in Italia e, proprio per informare chi entra nel paese, viene collocato in prossimità della frontiera, in modo da essere ben visibile ai conducenti provenienti dall'estero. Il segnale riassume i valori di riferimento per i principali contesti di circolazione. Nei centri abitati, il limite massimo è di 50 km all'ora. Sulle strade extraurbane secondarie è di 90 km all'ora. Sulle strade extraurbane principali è di 110 km all'ora. In autostrada è di 130 km all'ora. Secondo le norme di precedenza, nell'incrocio rappresentato in figura il veicolo C deve passare dopo i veicoli R e A. Vero. Nell'incrocio rappresentato non sono presenti segnali che modifichino la precedenza, quindi vale la regola generale della precedenza a destra. In questa configurazione il veicolo R ha la destra libera e può impegnare l'incrocio per primo. Dopo il passaggio di R, anche il veicolo A si trova con la destra libera e transita per secondo. Il veicolo C, invece, ha sulla propria destra il veicolo A e deve quindi attendere. Per questo motivo C passa dopo R e A, risultando l'ultimo. Prima di iniziare a guidare un veicolo, bisogna accertarsi che gli oggetti trasportati siano sistemati in modo da evitarne la caduta o dispersione. Vero. Prima di mettersi in marcia è necessario verificare che il carico sia stabile e ben fissato, così da impedire che oggetti o materiali possano cadere sulla carreggiata oppure disperdersi durante la marcia. Un carico sistemato male può diventare un ostacolo improvviso per gli altri utenti della strada, può causare sbandamenti o frenate brusche e può anche compromettere la sicurezza del veicolo stesso. Questa attenzione rientra nei controlli essenziali prima della partenza, insieme alla verifica che la visibilità non sia ridotta da passeggeri o da un carico disposto in modo scorretto. Per diminuire l'inquinamento atmosferico provocato dai veicoli, bisogna utilizzare il motore al massimo numero di giri. Falso. Far lavorare il motore al massimo numero di giri, oltre a essere inutile nella guida ordinaria, tende ad aumentare i consumi e, di conseguenza, le emissioni legate ai gas di scarico. La riduzione dell'inquinamento si ottiene soprattutto con uno stile di guida regolare, evitare partenze brusche, limitare le accelerazioni improvvise, ridurre le frenate frequenti e non mantenere una marcia bassa più a lungo del necessario. È altrettanto importante mantenere il veicolo in condizioni efficienti, per esempio con controlli periodici del motore e con la sostituzione del filtro dell'aria quando serve, perché un funzionamento irregolare può incrementare le emissioni. Il fine del primo soccorso è quello di cercare di mantenere in vita il ferito con semplici e immediati interventi. Vero. Il primo soccorso ha uno scopo pratico e immediato: proteggere la vita della persona ferita fino all'arrivo di personale sanitario qualificato. Questo significa intervenire con azioni semplici ma decisive, come segnalare l'incidente, chiamare i soccorsi, valutare i pericoli presenti per evitare ulteriori rischi e assistere la vittima secondo le proprie possibilità, senza improvvisare manovre che richiedono competenze mediche. L'idea centrale è evitare che la situazione peggiori. Un aiuto tempestivo e prudente può ridurre il rischio di complicazioni e impedire danni aggiuntivi causati da interventi inappropriati. In presenza della segnaletica rappresentata in figura, non è consentito spostarsi nella parte sinistra della carreggiata. Vero. La segnaletica orizzontale raffigurata serve a richiamare l'attenzione sulla vicinanza di un passaggio a livello, in particolare su un attraversamento ferroviario in cui può sopraggiungere un treno. In un tratto del genere è richiesto un comportamento prudente e regolare. Per questo non è consentito spostarsi verso la parte sinistra della carreggiata, cioè non bisogna effettuare manovre come il sorpasso o cambi di posizione che aumentano il rischio proprio mentre ci si avvicina all'attraversamento. L'obiettivo è mantenere l'assetto di marcia stabile e concentrarsi sull'eventuale arrivo del treno e sulle altre segnalazioni presenti in prossimità del passaggio a livello. Il segnale raffigurato indica la fine del divieto di transito ai veicoli con massa complessiva superiore a 30 tonnellate.
falso, Il segnale in figura indica la fine del limite minimo di velocità precedentemente imposto. Da quel punto non si è più obbligati a mantenere almeno la velocità indicata, in questo caso 30 km all'ora. Si può quindi procedere anche a una velocità inferiore, purché compatibile con la sicurezza e soprattutto nel rispetto dei limiti massimi previsti per quella strada. Non riguarda in alcun modo la massa del veicolo. Il tema delle tonnellate è tipico di altri segnali, diversi per colori e simboli. In presenza del segnale raffigurato è necessario percorrere la curva con più attenzione se la strada è bagnata. vero, Il segnale preannuncia una curva pericolosa a sinistra. La pericolosità dipende dal fatto che la curva può essere più stretta del normale, oppure avere caratteristiche che rendono più difficile mantenere la traiettoria, soprattutto se la visibilità è ridotta. Se la strada è bagnata, l'aderenza diminuisce, aumenta la possibilità di slittamento, di perdita di controllo e di allungamento degli spazi di arresto. Per questo, in presenza del segnale, è necessario affrontare la curva con maggiore attenzione, riducendo la velocità in anticipo e mantenendo una condotta regolare, senza sterzate o frenate improvvise. I segnali luminosi in figura sono semafori per corsie reversibili. falso, I segnali mostrati sono semafori veicolari di corsia, cioè lanterne che regolano i movimenti dei veicoli che occupano una specifica corsia in prossimità di un incrocio. Le frecce indicano le direzioni consentite o vietate per quella corsia. La freccia rossa impone l'arresto per chi deve procedere nel senso indicato. La freccia gialla avvisa di arrestarsi in sicurezza, oppure, se l'incrocio è già stato impegnato, di liberarlo. La freccia verde consente di proseguire nella direzione indicata. I semafori per corsie reversibili, invece, servono a gestire corsie il cui senso di marcia può cambiare, e utilizzano simboli diversi, tipicamente per indicare se una corsia può essere occupata oppure deve essere lasciata libera. La patente di categoria A può essere conseguita con accesso diretto anche da chi non è già titolare di patente A2 da almeno 2 anni, purché abbia compiuto 21 anni di età. falso, L'accesso diretto alla patente di categoria A è previsto solo al compimento di 24 anni per chi non possiede già la patente A2 da almeno 2 anni. In alternativa, esiste il percorso graduale. Chi è titolare di patente A2 da almeno 2 anni può conseguire la patente A 20 anni. Per questo motivo, collegare l'accesso diretto all'età di 21 anni è improprio. L'età di 21 anni ricorre, invece, in un altro concetto. Con la patente A si possono condurre anche tricicli di potenza superiore a 15 kW, ma soltanto se il conducente ha almeno 21 anni. Questa regola riguarda ciò che si può guidare, non l'età per ottenere la patente A con accesso diretto. Il conducente che intende effettuare il sorpasso ha l'obbligo di azionare il segnale acustico. falso, Durante il sorpasso non esiste un obbligo generale di suonare il clacson. La manovra si rende sicura soprattutto con una corretta valutazione degli spazi, con una segnalazione chiara tramite gli indicatori di direzione e con una condotta prudente. Il segnale acustico, infatti, va usato con moderazione e solo quando serve realmente a prevenire un pericolo. Fuori dai centri abitati può essere utilizzato se le condizioni del traffico o dell'ambiente lo richiedono, anche in relazione al sorpasso, ma si tratta di una facoltà legata alla sicurezza, non di un dovere automatico. Nei centri abitati, inoltre, l'uso del clacson è normalmente evitato e resta ammesso solo in caso di effettivo e immediato pericolo. Il limite massimo di velocità per un'autovettura in caso di precipitazioni atmosferiche sulle autostrade è di 110 km all'ora. vero, Sulle autostrade, in condizioni normali, il limite massimo per un'autovettura è di 130 km all'ora. Quando però ci sono precipitazioni atmosferiche, per esempio pioggia, neve o grandine, il limite massimo si riduce automaticamente a 110 km all'ora, perché su fondo bagnato o scivoloso aumentano gli spazi di frenata e diminuisce l'aderenza.
Resta inteso che, se lungo il tratto sono presenti segnali che impongono un limite diverso, più basso, bisogna rispettare quello segnalato. Il pannello in figura, posto all'interno di una galleria, indica la presenza di un estintore. Vero. Il pannello è una segnalazione di sicurezza utilizzata in galleria per indicare con chiarezza dove si trova un estintore disponibile per le emergenze. La funzione è pratica. Se si sviluppa un principio di incendio, il conducente o altri utenti possono individuare rapidamente l'attrezzatura antincendio, senza perdere tempo a cercarla lungo le pareti della galleria. Grazie per aver guardato fino alla fine. Scrivi nei commenti quanti errori hai fatto. Se sono più di 4 significa che oggi l'esame non sarebbe andato bene. Ma non preoccuparti, continua a studiare ogni giorno e torna a fare altri quiz. Se trovi utile questo video, iscriviti al canale, metti mi piace e condividilo. Ci vediamo nel prossimo episodio. Ciao!